Buongiorno amici, ben trovati sul mio canale in cui parliamo di orchidee. Oggi parliamo non proprio di orchidee ma di epifite, cioè di piante che vivono attaccate in natura a degli alberi in modo tale che possano raggiungere più luce, più sole. Non sono parassiti, piante parassite, non prendono nulla dalla pianta in cui sono attaccate, ma si sono solamente aggrappate per poter raggiungere la luce del sole. Questa epifite è la monstera. Volevo fare il rinvaso perché come avevo spiegato nell'altro video, quando l'ho presa era su questo vaso qui, un vaso penso che sia da 12-13 centimetri, era in piena terra. Quando l'ho presa sono andato dal negoziante, gli ho detto guarda, ho questa pianta che è la monstera, come posso travasarla, metterla? Ha detto guarda, prendi tutto il panetto radicale, lo metti in altra terra. E quindi abbiamo fatto che stava da anni in terra, ho aggiunto altra terra, non avevo esperienza di quale substrato migliore mettere, e quindi mi ritrovo oggi che questa pianta comincia ad avere qualche segno di marciume radicale evidente dal fatto che ha queste punte che cominciano un po' ad ammalorarsi e quindi c'è qualcosa che non va. Devo farlo come rinvaso perché oramai è anni che sta qui sta pianta e voglio vedere com'è un po' la situazione. L'altra, che sarebbe praticamente la figlia, che io ho tagliato e l'ho messa in puro lapillo vulcanico, la radicazione è perfetta, la pianta sta bene e l'ho tagliata esattamente da qua. Lei viene da qui, da questo pezzo qui. L'ho tagliata, che poi la monstera ha cacciato ai lati un'altra pianta qui, un'altra pianta qua, quindi se decidessimo anche di tagliarla qui, lei crescerà in abbondanza perché è una pianta che si riproduce tantissimo. Basta tagliarne un pezzo e la pianta prende. Questa è la dimostrazione. Questa è la pianta in questione, sta bene, non ha difficoltà, se vedete come foglie e come radici. Allora, volevo fare questo lavoro insieme a voi, vediamo quello che viene fuori, poi metterò anche qui un po' di lapillo e una parte di fibra di cocco, vediamo, qualcosa mi invento, seguitemi. Allora, sono riuscito a tirarla fuori dal vaso e come radici sembra che più o meno ci siano abbastanza e che è tanto ridotta, un macello per via della terra. Diciamo che la monstera come pianta avrebbe bisogno più di un qualcosa di drenante, è un po' esigente nel fatto di substrato. Diciamo che la monstera deve respirare un po' perché essendo un'epifita non è un'orchidea, però il ragionamento è lo stesso, in quanto le radici stanno sempre all'aria aperta, è difficile che stanno così costipati, quindi quando la comprate che vi dicono mettetela tranquillamente in terra, non è proprio il massimo, via, diciamo che non dovrebbe essere così messa in maniera asfittica. Adesso cercherò di liberare un po' tutto quanto il composto, di togliere tutto questo vecchio macello qua e poi cercherò di rimetterlo in una condizione un pochino più drenante. Può darsi pure che tolgo tutta questa metà sotto, ha la caratteristica odore della terra totale. Via, cerchiamo di mettersi al lavoro, di rendere la situazione un pochino più vivibile per la povera pianta. Allora, diciamo che qui viene via tutta questa parte sotto, tutta la parte metà della pianta verrà via perché le radici sono abbastanza andate. Cercheremo perlomeno di dimezzarle un po' e poi le metteremo in condizioni di respirare. Non è che voglio fare tantissimo, ma credo che metà andranno via perché sono tutte quante, poi si strappano via facilmente. Diciamo che non è una... Guardate, qui c'è anche il pezzo vecchio del vaso originale. Vabbè, una metà gliela togliamo, via. Non la voglio traumatizzare molto, però metà credo che andrà via.
metà cespuglio di radici lo toglieremo. Abbiamo visto che c'era qualcosa che non andava proprio nel... ecco, guardate, viene via proprio senza manco tagliarle, quindi diciamo che le radici sono un po' esauste. Potevano essere più belle queste radici, però facciamo così. Non la voglio completamente rovinare, però dobbiamo dargli un po' una mossa. Tutte in terra così, diciamo che non è il massimo per una pianta. Ecco, queste più o meno radici sono. Guardate che pezzo che è venuto via, guardate che roba. Allora, io sto andando avanti qui nell'opera di recupero, ma più vado avanti e più mi viene via tutta questa terra, mi rimane ben poca roba. Vediamo un po' quello che posso tirar fuori oggi da questa accozzaglia di terra e quant'altro. Diciamo che, mamma mia, non la mettete mai più in terra, per carità. Più tocco e più mi viene via tutto. Tutto. Vediamo quello che riusciamo a salvare. Andiamo avanti. Adesso quando la metterò in condizioni tali che poi la pianta starà a posto per anni. Guardate. Guardate quanta roba. Va bene, via, cerco di andare avanti e poi vi faccio vedere quello che si salva del tutto della situazione. Cerchiamo di fare il più possibile per salvarla. Abbiamo fatto, rimane ben poco di quello che c'era all'inizio, sono contento, in modo tale che la pianta adesso ricomincerà a respirare un po'. Ecco. Abbiamo fatto un massacro di radici, abbiamo tolto tantissime, è rimasto un pugno di roba, proprio un pugno di roba. Però perlomeno andava fatto, questa era una pianta che avevo salvato dal bidone dell'umido, quindi ho potuto fare ben poco fin dall'inizio, anzi, così oggi diamo un respiro a questa pianta, gli diamo una nuova vita. Allora l'opera va avanti, ho scelto per lei non la fibra, ciao a tutti, ho scelto l'abillo vulcanico perché qui c'era la fibra pronta col mix, ma ho scelto il labillo perché voglio che praticamente respiri. Allora il vaso siamo arrivati che prima era questo grande e adesso senza radici andiamo qua giù, un vasino un pochino più piccolo. Ho messo sul fondo il labillo, puro labillo, nient'altro. Lei ci sta bene e andiamo avanti con la storia. Adesso praticamente vi faccio vedere come faccio per fare il tutto. Allora, prendiamo tutta quanta questa popò di pianta, ovvero sia quello che rimane della pianta, e non la posso spostare tantissimo perché ho tutte le radici nel sistema che avete visto. Ok, ritornata in piedi, finalmente si respira. E mettiamo giù il nostro labillo cercando di dare modo alla pianta di respirare. Questa la metto fuori perché praticamente è, se vedete, è una radice di quella esterna, la lascio fuori, se no credo che mi occupa tutto lo spazio possibile. Un bel lavorotto, però noi ci riusciamo. Purtroppo abbiamo ridotto la dimensione del vaso perché oramai rimane ben poco da fare. Ok, intanto la sollevo perché voglio mandare il più giù possibile tutto il labillo. La domenica, se uno mi fa la domanda, la domenica che fai? E niente, la domenica rinvaso le mostere. Allora, al di là del video, poi dovrò ripulire tutta casa
penso che oggi mi sono trovato un bel lavoro, però la soddisfazione è quella di poter dare un po' di ossigeno e aria a questa pianta che non lo so da quanto tempo è che sta adagiata in queste condizioni. Quando andate a comprarle, purtroppo il negoziante stesso vi dice di metterla giù in terra, però ricordate sempre un'epifita, quindi non è un'orchidea, perché non appartiene al genere delle orchidee, ma il comportamento è lo stesso, cioè in natura le radici stanno all'aria, ce n'è ben poca parte a terra. Penso che un pochino si tiene, no, ancora no, questa ancora pende, ancora ci pende. Ok, questa perlomeno la soddisfazione di vederla libera. Adesso il labillo io l'ho appena sciacquato perché non ce l'avevo pronto il labillo, l'ho appena sciacquato, quindi la pianta non la bagnerò per almeno una decina di giorni. Lo stesso ragionamento delle orchidee, non la bagno perché la pianta ha bisogno un attimo di recuperare lo stress delle radici tagliate, spezzate, quindi anche lei ha bisogno un attimo di respirare un po'. Le radici tagliate sono dei traumi, oggi diciamo che l'abbiamo un po' traumatizzata questa pianta. Adesso mettiamo giù il tutore perché con lui che ce la tiene in piedi io riesco a lavorare con tutte e due le mani. Spero di farvi vedere bene il tutto. Mandiamo giù e via. Questa abbiamo detto la lasciamo fuori perché è una radice esterna della piantina più giovane, dove va a sottrarre spazio. Allora, ma così ne abbiamo fatto, adesso cerchiamo di fare così, di dare qualche colpetto, ok, per mandare giù un po' il tutto. E più o meno ci siamo, il lavoro è fatto. Ti tieni? Ci sei? A posto. Più o meno il lavoro è fatto, ve lo faccio vedere finito. Fatto ragazzi, fatto. Questa è la radice della piantina nuova, la lasciamo fuori perché tanto lei sta attaccata alla pianta madre, non è un problema. Abbiamo messo, questo è il labillo che è avanzato, l'ho dovuto sciacquare perché era pieno di terra e quant'altro. Sono contento di aver fatto la scelta del labillo puro proprio per dare aria e respiro a una pianta che è stata per anni e anni messa in un vaso con terra. Guardate la terra. E quindi quando le mettete ricordatevi, anche se c'era un po' forse di agriperlite, questa è agriperlite, quando la vendono con un po' di agriperlite, ma vedete questo bianco è l'agriperlite, si striga tutto quando lo toccate. E era meglio eventualmente se fosse stata fibra di cocco e agriperlite, perlomeno asciuga prima, se no nel composto della terra dovete bagnarla veramente in inverno se c'è poca luce una volta al mese. Ok, questa è l'agriperlite, ci siamo, però era terra, è agriperlite, quindi per le prossime volte quando si compra non fidatevi di quello che vi dicono i negozianti, che purtroppo tante volte è lo stesso meccanismo per tutte le piante verdi, però non sono tutte quante piante verdi, ognuna ha un suo modo di respirare, ha un suo modo di vivere, non sono tutte uguali, facile, no? Uno prende il terriccio e buonanotte. Guardate quanto lavoro per me dopo pranzo e niente, spero di aver fatto sicuramente una cosa della vita per la pianta, una cosa che la pianta apprezzerà poi sulla lunghezza del tempo. Grazie di avermi seguito e poi vi farò vedere nei mesi a venire se la pianta gradirà tutto questo lavoro. Buon proseguo!